voglio trovare la parabola dati 3 punti, quindi vado ad effettuare tutte le varie sostituzioni. Quindi nel primo caso devo sostituire 0 uguale, diciamo che conviene sopra tenersi scritta, questa in un lato, la soluzione, e poi qui fare sempre riferimento a quella generale. Quindi andando a sostituire io avrei qui 0, 1, meno 3, e per quanto riguarda le x avrei qui semplicemente a, perché 1 al quadrato fa sempre 1, 2 al quadrato fa 4, e poi ci sarebbe questo 0 che appunto mi va a distruggere tutto, e qui mi rimane semplicemente c, da cui immediatamente la soluzione c uguale a meno 3, quindi questa era proprio regalata. Però dobbiamo ancora concludere le altre, perché qui avrei più b più c, mentre qui avrei appunto più 2b più c. A questo punto che cosa succede? Io sono già consapevole del fatto che la mia c vale meno 3 e quindi cerco di sfruttarmi questa informazione. Allora a questo punto questa qui si può riscrivere come a più b uguale a c, che la porto dall'altra parte, però appunto portandola dall'altra parte cambia il suo segno. Siccome la c vale meno 3, l'opposto di meno 3 è 3, quindi a più b necessariamente deve fare 3. Lo stesso discorso vale da questa parte, quindi c la porto dall'altra parte, portandola dall'altra parte vale 3, quindi 1 più 3 e quindi ottengo 4. Quindi qui ho 4a più 2b. Arrivati a questo punto diciamo che posso ancora effettuare una semplificazione, ad esempio andando a dividere questa equazione per 2, perché mi accorgo che è tutta pari, quindi qui avrei 2a, qui avrei b e qui avrei 2. A questo punto quindi le mie equazioni da studiare sono queste e posso andare ad effettuare una sottrazione tra la seconda e la prima, o anche viceversa. Facciamo ad esempio la 1 meno la 2, così giusto per cambiare. Avrei a meno 2a che mi dà meno a, b meno b, non rimane niente, 3 meno 2 che quindi fa 1. Devo cambiare il segno alla meno a e quindi scopro che a è uguale a meno 1. Ecco che quindi ho trovato un'altra soluzione. Adesso voglio trovare b, ma mi ricordo da questa qui che b altro non è che 3 meno a, ma siccome a vale meno 1, meno 1 fa 1 e quindi qui metto più 1. Concludo che b deve essere uguale a 4. Ed ecco che in questo modo sono riuscito a trovarmi in pochissimi passaggi la soluzione di questo esercizio. Dati 3 punti, questi qua, trovare la parabola questa qua, e i passaggi erano appunto semplicemente questi 3, 4, 5. E quindi abbiamo risparmiato molto tempo che con un classico metodo di sostituzione. Diciamo che questo metodo ha la pecca che tu ti devi mettere a riflettere e non è una cosa da tutti, perché a molti piace avere un metodo lì secco, così che non dà spazio al pensiero, che diciamo non richiede alcuno sforzo di ragionamento, mentre con questo metodo si fanno meno passaggi ma sono tutti ragionati.